The small town of Savona in northern Italy is known as the city of popes. Two powerful pontiffs came from here, and yet this is home to the latest case of clerical sex scandal that has shocked the Catholic Church. Francesco Zanardi was sexually abused by a priest when he was 14 years old. He reported the crime 10 years ago, but says he's finding it hard to get justice. Nel 2000 ho denunciato la cosa alle autorità ecclesiali. I reported the abuse first to the church, but they did nothing about it. So I went to the authorities, but the statute of limitation had expired. Since then the church has been trying to discredit me and ruin my reputation. That's why I decided to get my own proof of the abuse. Zanardi secretly recorded hundreds of conversations between him and members of his diocese, breaking the code of silence that prevented the priest from being prosecuted. In one of them, a church official says he knew his abuser was a pedophile all along. Ha mandato nella scuola perché è stato espulso dalla scuola di Valegge e mi ha detto fagli la guardia col pedofilo. L'ho rifatta come ho potuto. Ha potuto, però l'ho diventato anche lei, e non solo, lui è diventato figlio del In another recording, he confronted his attacker. He didn't get an outright confession, but at least he received an apology. Sai quando è stato avere la cosa sessuale io? A 26 anni. No. Quindi ti chiedo scusa. No, non basta. Lo so che non basta. Some critics say that when it comes to pedophilia, the Vatican's code of canon laws are neither clear nor they are efficient. Sex with minors was called a crime only in 1983, and even the punishment seems to be vague. It says here that abusers are to be punished with penalties that are just, not excluding dismissal from the clerical state. The recent events in Europe have revealed that, instead of being dismissed, many abusers have simply been relocated to different parishes. For victims like Francesco, impunity makes it more difficult to cope with the abuse. Questa cosa mi fa sentire. It makes me feel like an accomplice, because I couldn't stop him from doing to others what he's done to me. I tried to report him, but he's still a free man. Al Jazeera traced the priest to this remote village on the hilltops above Savona. He wasn't home. And his neighbors didn't want to be associated with him. Vieni a casa. When contacted over the phone, he refused to comment. The Diocese of Savona also remained silent. The recordings are now in the hands of prosecutors, who have opened a case against the priest. If found guilty, he will reignite a scandal that has already caused much damage to the Catholic Church. Claudio Lavanga, Al Jazeera, Savona. Immagino sia prevedibile, in più con voi giornalisti, naturalmente uno scontro frontale con me, sapendo di essere in torto, un grave torto direi, era immaginabile che non l'avrebbe accettato. Vabbè, ho lasciato a Rosalba, la sua segretaria, la lettera, ho detto due parole su quello che loro già pensano e vedremo la risposta della diocesi nei prossimi giorni. Lei intanto cosa farà? Ma io adesso ho già avvisato precedentemente il magistrato, adesso voglio ancora sentirmi con lui, ho chiesto appuntamento, me lo darà nei prossimi giorni probabilmente, per dare altre prove che ho in più, ecco. Quindi da parte sua ci sarà massima collaborazione anche con gli inquirenti? Indubbiamente, questo indubbiamente, anche perché è un caso che è vergognoso che in 30 anni nessun vescovo sia mai intervenuto in un caso del genere, anzi abbiano lasciato aprire a questa persona pure una comunità per minori in difficoltà, ecco, è aberrante la cosa. E gliela fecero aprire purtroppo in un periodo in cui sapevano già che questo personaggio era pedofilo. La speranza quindi è comunque che anche gli altri abbiano il coraggio di denunciare? Sì, questo è un appello che non mi stancherò mai di fare, ragazzi, anche tutte le vittime, anche se siete prescritte, andate a denunciare perché è un atto di civiltà veramente, ecco, queste cose non vanno taciute, anche se capisco che ormai sono passati tanti anni da quando sono successe
le molestie, però va fatto per i bambini che ci sono ancora in giro. Ecco, questa persona ha 50 anni, quindi ha ancora tantissimi anni a sua disposizione, non può rimanere in giro. E beh, io ho chiesto nella lettera a Monsignor Lupi di dimettersi onestamente. Io non so quanti di voi mandano volentieri in parrocchia dopo queste cose i propri figli, sapendo che nel caso ci sia in quella parrocchia un prete pedofilo non verrà mai denunciato. Ecco, non credo che la cosa faccia stare tranquilli.